Ciao e bentornato, con questa lezione iniziamo una serie di approfondimenti legati ai filtri fotografici, quindi agli importanti accessori che puoi utilizzare durante le tue sessioni paesaggistiche per migliorare alcune condizioni luminose o di colori, ma anche per creare alcuni effetti creativi. Quelli che vedi sono i filtri che ho notazione io, come puoi vedere cambiano molto la forma, dimensione, colore. Vediamo quindi di capire subito le caratteristiche generali dei filtri. La prima caratteristica fondamentale è data dalla forma. Possiamo avere filtri a lastra o filtri circolari. Entrambi vengono montati davanti a un obiettivo, ma le caratteristiche di montaggio variano in maniera consistente. I filtri circolari vengono semplicemente avvitati sull'obiettivo. Come puoi vedere, al lato di ogni filtro è presente una dicitura in millimetri che rappresenta essenzialmente il diametro di quel filtro. Ovviamente dovrai andare a comprare un diametro del filtro che sia uguale a quello della lente sulla quale lo monterai. In alternativa, se no, puoi usare alcuni adattatori, quindi dovrai prima montare l'adattatore sul filtro. Ti consiglio comunque di evitare gli adattatori e di comprare magari un filtro adatto all'obiettivo sul quale vuoi montare, quindi con lo stesso diametro, perché comunque la qualità di immagine è secondo me migliore. I filtri a lastra invece vengono montati su un supporto che è chiamato holder, che permette l'inserimento di diverse lastre e anche questo viene fissato ovviamente davanti all'obiettivo. Fra le diverse tipologie invece di filtro che potrai utilizzare ci sono per esempio i GND, che sono questi qua, che sono caratterizzati come puoi vedere dal fatto di avere metà filtro completamente trasparente e metà invece oscurata. Sono proprio quei filtri che vengono utilizzati durante le condizioni di scatto critico come per esempio al tramonto, in modo tale da avere tutti gli elementi con la giusta esposizione, perché se noi andiamo a mettere questo filtro, la parte oscurata, nella zona ovviamente più luminosa, riusciamo a bilanciare così l'esposizione di tutta la fotografia e ottenere più dettagli da tutta l'immagine. Come vedremo poi nella lezione dedicata ci sono diverse classi di questo filtro e ovviamente dovrai scegliere quelli più adatti alle tue esigenze di scatto. Un'altra tipologia di filtro molto importante che puoi utilizzare nella fotografia di paesaggio sono i filtri ND. Anche in questo caso abbiamo diverse classi di filtro, ma la caratteristica comunque fondamentale degli ND è quello di essere completamente oscurati. I filtri ND possono essere sia in lastra, ma anche circolari e quindi possono essere tranquillamente avvitati sopra l'obiettivo. I filtri GND, quindi quelli precedenti, esistono praticamente solo in lastra. Ci sono alcuni filtri GND circolari, ma assolutamente te li sconsiglio. Quindi se vuoi usare i filtri GND, utilizza quelli in lastra. Un altro filtro che puoi utilizzare è il filtro UV, è un filtro quindi che scherma, è un anti-UV, scherma questi raggi, ma è un filtro che ormai è praticamente inutile, perché ormai abbiamo il nostro sensore già schermato contro questi raggi e quindi viene messo davanti all'obiettivo essenzialmente per proteggere la lente. Non ha però secondo me ormai nessuna funzione, a parte quando fotografi in ambienti carichi di raggi UV come per esempio l'alta montagna, ma diciamo che sono veramente rare le situazioni in cui puoi utilizzare questo filtro. Sicuramente è molto secondario rispetto a tutti gli altri filtri che andiamo a vedere in questa lezione. Degli altri filtri assolutamente secondari sono questi qua, che non ho mai utilizzato, come puoi vedere anche la polvere che c'è sopra. Cosa sono? Sono dei filtri moltiplicatori, quindi messi davanti alla focale ingrandiscono l'immagine. Esistono ovviamente diversi gradi di moltiplicazione, quindi questo per esempio moltiplica per 4 volte. Ti ripeto, sono filtri che non ho mai utilizzato, me li ha dati uno quando ho comprato un obiettivo usato e sono rimasti nella confezione come erano. Comunque, come ti dicevo, sono obiettivi molto secondari per la fotografia di paesaggio, vengono utilizzati soprattutto nella fotografia macro, quindi quel genere fotografico dove si tende a far risaltare piccoli oggetti o piccoli esseri viventi come per esempio gli insetti. Un filtro invece veramente fondamentale per la fotografia di paesaggio è il filtro polarizzatore, che si comporta esattamente come le lenti polarizzate dei nostri occhiali, quindi tende ad attenuare i riflessi e a far risaltare i colori. Un filtro che comunque poi approfondiremo nelle prossime lezioni. Poi abbiamo una divisione dei filtri anche sulla base del materiale dal quale è composto. Possiamo avere filtri in vetro ottico o filtri in resina. I filtri in resina ormai sono praticamente superati e comunque te li sconsiglio perché sono filtri diciamo con una qualità molto inferiore rispetto a quelli in vetro e comunque tendono anche molto a rovinarsi. Ovviamente anche quelli in vetro sono molto delicati, si devono pulire ovviamente spesso, ti basterà semplicemente un liquido per pulire le lenti, un pannetto e una piccola pompetta con un pennellino che userai
come prima operazione in modo tale da togliere eventuali residui di polvere o sabbia che possono magari irrigare il filtro durante le operazioni di pulizia col panno, e quindi poi solo successivamente bagni il panno con una o due gocce di liquido e pulisci, come quando si fa con gli occhiali, con la lente dell'obiettivo. Per concludere questa lezione panoramica vediamo anche come vengono montati queste diverse tipologie di filtri, quindi il filtro a lastra e il filtro circolare. Iniziamo dal filtro circolare, che è molto più semplice. Semplicemente ti basterà prendere il filtro e avvitarlo sopra l'obiettivo, fino a che non senti che oppone resistenza. In questo caso ho montato un filtro UV da 77 mm, che è il diametro di quella lente. Ti ricordo che nel caso invece di montarsi un filtro diverso dovrai usare prima un adattatore. Per quanto riguarda invece i filtri a lastra, ti faccio vedere il montaggio dell'holder e dei filtri. In particolare sto parlando dell'holder V5 Pro della Nisi, che è una delle marche migliori per quando si parla appunto di questi accessori. Quindi le operazioni sono molto semplici, in questo caso molto prima l'adattatore, senza fare forza quando arrivo alla fine, se no rischio di rovinare il metallo. Successivamente metto il polarizzatore, sempre avvitandolo, che il polarizzatore, a differenza degli altri elementi, può essere solo circolare, e successivamente incastro la lastra portafiltri, semplicemente mettendola prima alla destra e poi allentando quella levetta sulla sinistra, la incastro definitivamente. E poi dall'altro si infilano i filtri negli appositi slot, ovviamente con molta delicatezza, essendo comunque elementi molto delicati. Ovviamente poi il filtro può essere mosso e l'holder può essere ruotato per cercare la giusta inclinazione o la giusta intensità del filtro. In questo caso l'holder può portare fino a 3 filtri differenti. Bene, anche questa lezione si conclude qui. In questo appuntamento abbiamo visto una breve panoramica, dei filtri in generale. Nelle prossime lezioni adesso andremo ad analizzare prima ogni classe di filtro in modo tale da determinare le caratteristiche principali e l'effetto che danno alle nostre fotografie, e poi faremo un bel po' di esempi sul campo in modo tale da capire come utilizzarli per ottenere il massimo dai nostri scatti di paesaggio. Ci vediamo nelle prossime lezioni.